Benvenuti cari legionari del Pinguino. In questo episodio parliamo di 5 piattaforme per poter operare in borsa su Linux, ovvero operare su Linux non utilizzando delle macchine virtuali o Wine, insomma degli escamotage per poter utilizzare le applicazioni di Windows o di Mac su Linux, ma proprio applicazioni che sono native per Linux, ovvero che sono multipiattaforma tendenzialmente. Infatti queste piattaforme sono o delle web app o sono delle piattaforme Java, che quindi sono multipiattaforma e non sono specifiche proprio per Linux, ma possono andare su i vari sistemi operativi. Vorrei fare questo distinguo perché, a mio parere, è meglio utilizzare una piattaforma che sia nativa o comunque che sia fatta per il sistema operativo specifico e non utilizzare quegli escamotage, capito, per poter utilizzare un prodotto che a me piace ma il sistema che voglio utilizzare non mi consente di utilizzarlo e quindi vado a cercare un qualche trucco per poterlo utilizzare. Sono diffidente su questa metodologia perché non è il metodo corretto su cui è stata sviluppata quella piattaforma e quindi, siccome si vanno a rischiare dei soldi, mi sembra inopportuno utilizzare un barbatrucco. Quindi preferisco consigliare delle piattaforme che sono native per diciamo, il multipiattaforma, quindi si possono utilizzare liberamente su Linux ma anche sugli altri sistemi operativi, però noi parliamo in questo caso specificatamente per Linux. Prima piattaforma, JForex. JForex è una piattaforma di casa Dukascopy. Dukascopy è una banca svizzera che permette di operare con i CFD, quindi non si utilizzano le commodity, i future, diciamo, quindi non si compra l'azione singola, ma si utilizzano soltanto i CFD. Quindi se siete dei trader che adorano utilizzare questo strumento perché gli permettono di gestire meglio il money management, quindi la gestione del rischio, perché possono selezionare dei lotti, dei mini lotti più adatti alle loro esigenze, potrebbe essere una soluzione ideale. È una piattaforma che a me piace tanto, l'ho utilizzata per un po' di tempo per fare delle prove, anche perché Dukascopy, essendo una banca, un broker che ti permette, fa sia da banca che da broker, che ti permette di utilizzare anche i conti demo, potete scaricarlo, abilitare dei conti demo che potete rinnovare tutte le volte che volete e potete utilizzare questa piattaforma, si installa, in questo caso infatti JForex funziona perché è su base Java e potete fare le vostre prove. Quali sono un po' le caratteristiche però di JForex e perché secondo me è interessante? Intanto perché il sottostante è una banca svizzera che come italiani non vi permette di aprire il conto svizzero, quindi c'è proprio la sezione europea, però questo qui è un dettaglio diciamo di poco conto per la vostra operatività. Come vantaggi ha che avete un sacco di indicatori, è libera e completamente aperta, nel senso che potete utilizzare tutte le funzionalità, quindi non dovete pagare il software perché nell'utilizzarlo per forza siete vincolati a utilizzarlo con questa banca, dato che non è una piattaforma generica come può essere MetaTrader e quindi non vi viene chiesto alcunché per utilizzarla. Ha dei vantaggi che ha un sacco di strumenti, può essere utilizzata sia installandola sia via web e c'è anche l'applicazione mobile, quindi ha un to-cure diciamo, di utensili che potete utilizzare. Nonostante che siano dei CFD, Dukascopy vi permette di utilizzare una valanga di cose. Quindi potete utilizzare il Forex, potete avere le commodity, gli ETF, potete avere le azioni, le criptovalute, potete utilizzare praticamente qualunque strumento sotto forma di CFD. Ovviamente gli strumenti meno utilizzati avranno degli spread che sono molto alti, quindi probabilmente dovrete utilizzare delle tempistiche di time frame molto lunghi, però per altri strumenti, ovviamente il classico euro-dollaro ha degli spread che sono piccolissimi, quindi potete utilizzarli anche per dei time frame molto più veloci. Un'altra caratteristica molto interessante di questo strumento è che è molto programmabile, ha una programmazione in modalità visuale ma anche testuale se siete dei programmatori esperti. Questo vi consente di fare delle strategie di trading automatico, che quindi potete fare del trading automatico completamente automatizzato sulla vostra piattaforma, in questo caso ovviamente di JForex, la potete programmare un po' come volete, potete fare dei backtest
la piattaforma diciamo che è già predisposta per tutta una serie di funzioni ed è molto interessante. Ha dei plugin che potete installare o ve li potete programmare per i fatti vostri oppure con un programmatore a cui chiederete di farlo, sotto compenso, gratuitamente, insomma lì vedrete voi, e ha tutta una serie di funzioni che potete sfruttare. In più tutti gli storici che vi propone direttamente Dukascopy. Un'altra cosa molto simpatica è che JForex sincronizza il vostro account, quindi se mettete delle impostazioni particolari le ritroverete anche su altri computer in caso che farete le installazioni su altri computer, ha gli eventi economici, quindi vi metterà anche degli indicatori sugli eventi economici se siete interessati anche a questo aspetto. E in più c'è tutta una serie di grafici che vi propongono l'esposizione netta sul mercato, quindi vi farà dei grafici per vedere come siete esposti, se avete più operazioni in essere nello stesso momento. Seconda piattaforma, la PowerDesk di Fineco. Come sapete io utilizzo Fineco come piattaforma di trading di cui sono piuttosto contento. Allora, Fineco, a differenza di altre piattaforme, non permette di utilizzare i CFD come si consueta ai normali broker, cioè che vi fanno aprire un conto demo, vi fate la vostra prova con la MetaTrader. No, Fineco sta cosa non ve la fa fare. Se voi volete operare con Fineco, loro si aspettano che voi siate già perlomeno consapevoli di che cosa state facendo. Infatti Fineco non consente di avere conti demo, non vi permette di utilizzare i CFD come siete abituati a utilizzare, quindi con delle leve altissime. Infatti i CFD sono abbastanza limitati nella leva. Questo tutto sommato è un bene, perché solo effettivamente gli esperti possono permettersi di utilizzare delle leve un po' importanti per evitare di dilapidarsi il capitale in poco tempo. La piattaforma è sempre una multipiattaforma, la PowerDesk funziona molto bene, si collega solo ed esclusivamente con il conto di Fineco, quindi dovete per forza avere un conto con questa banca. È una banca normale, quindi una banca come potrebbe essere un Unicredit, che vi permette comunque di avere le carte di credito e tutto quanto. Però cosa succede? Ha una vastità di strumenti che potete utilizzare veramente tanto ampia, quindi soprattutto se siete dei trader che utilizzano magari i future piuttosto che l'azionario, lì vi troverete sicuramente molto bene come piattaforma. Soprattutto mi viene anche da consigliarla perché come multipiattaforma è uno strumento che ho utilizzato diverse volte su distribuzioni Linux diverse, ha sempre funzionato bene nei miei casi, anche con computer che non erano prettamente di ultima generazione. In più, il fatto di poter smembrare la piattaforma, cioè che ogni finestra può essere separata e messa su un monitor diverso, rende il tutto molto più fruibile rispetto a una web app. Quindi l'applicazione, l'installazione che farete vi permetterà di utilizzare il potenziale della struttura su anche più monitor se ne avete la necessità. La piattaforma vi permette anche di avere tutto il servizio di news, piuttosto che il report di come sta andando. Se avete ovviamente il conto potete scaricare anche l'applicazione di Fineco, che non è come l'applicazione della PowerDesk, è proprio un'altra cosa, però se avete delle operazioni che stanno andando potete anche gestirle direttamente dal cellulare, quindi se per caso vi dovesse andare via la connessione non avete il problema, vi collegate col cellulare all'applicazione di Fineco e da lì potete anche stoppare le operazioni. In questo modo vi salvate il conto se per caso magari vi salta la connessione prima ancora di aver impostato eventuali stop loss o take profit, insomma. Terza piattaforma, ProRealTime. ProRealTime è una piattaforma che a me piace tantissimo. Intanto è un software sviluppato in Europa, in Francia nello specifico, ed è uno strumento che funziona a mio parere molto molto bene. L'ho provato sia su Windows che su Linux e in entrambi i casi funziona veramente molto bene. Allora, cosa dire? ProRealTime ti permette di avere un sacco di strumenti. Intanto è facilissimo da programmare, quindi anche per fare applicazioni automatiche, quindi trading automatico, per fare degli screening, quindi cercare delle azioni o degli strumenti finanziari che hanno delle caratteristiche che a voi interessano. È molto facile da programmare e da crearsi, insomma, queste strutture per poter avere sott'occhio tutta una serie di strumenti con situazioni particolari.
Essendo multipiattaforma, ha anche la possibilità di essere utilizzata sia su vari computer ma anche su mobile, quindi avete una versione limitata, diciamo, nelle strumentazioni, però sempre per poter gestire le operazioni che avete in essere, quindi le potete controllare anche se non siete davanti al computer, in modo da avere una piccola gestione, quindi non operare, diciamo, in maniera professionale sul cellulare, perché sul cellulare non si opera in maniera professionale, dico cellulare per dire smartphone, insomma, però insomma vi dà la possibilità di poterlo fare. Oltretutto è un'applicazione sempre su base Java e tutti i dati che mettete rimangono sui server di ProRealTime, quindi anche se installate l'applicazione su un altro computer vi ritroverete tutti i settaggi come li avete lasciati, quindi non avete un'installazione, diciamo, veramente nuova, ma avete tutto quanto come avevate prima. Quindi anche questa cosa è molto bella, perché nel fare i passaggi diciamo, ci si risparmia un sacco di tempo che altrimenti dovreste sprecare per dover risistemare tutte quante le parti per averle esattamente come piace a voi. Però Realtime, a differenza delle altre applicazioni, non si basa, cioè non è un prodotto di una banca, è un prodotto di una software house. Quindi che cosa vuol dire? Che non è che è specifica per operare strettamente in borsa. Voi potete anche avere la versione gratuita che vi permette di vedere i dati giornalieri, quindi non in tempo reale, però giornalieri li potete visionare. Quindi potete scaricare l'applicazione, potete imparare a utilizzarla, non potete operare, però potete iniziare a fare tutte quante le varie mosse, quindi fare delle prove di programmazione se siete interessati, capire come creare le proprie liste di interesse, quindi solo magari con gli strumenti che vi piacciono di più, eccetera. Quindi questa cosa qui già è molto interessante per poter prenderci un po' mano, quindi a differenza magari come la PowerDesk, che dovete avere il conto e dovete comunque pagare l'applicazione, in questo caso invece se l'avete gratuita potete fare le vostre prove prima di eventualmente aprire un conto con un broker affiliato a ProRealTime. Come broker di solito, cioè perlomeno fino ad oggi, abbiamo due soluzioni e entrambe le soluzioni sono molto interessanti, perché c'è IG, che è un broker di CFD, però è anche quotato in borsa, è un broker storico e ha una struttura molto molto solida, non ha mai avuto problemi anche durante le crisi più importanti, insomma, che abbiamo visto nel tempo sui broker, e Interactive Broker, altro colosso del mercato, che quindi rende il tutto quanto molto interessante. Uno per utilizzare il CFD, l'altro invece per utilizzare eventualmente i future, le azioni, insomma tutto il resto del mercato, quello diciamo che non si basa sui contratti per differenza. Quarta piattaforma, Directa. Directa, come sapete, se non siete proprio nuovi del trading, è uno dei pilastri delle sim italiane per poter operare in borsa. Ha una struttura solidissima, ha creato nel tempo diverse applicazioni, non è sicuramente una delle più economiche, però è sicuramente una di quelle che crea più certezza nel depositare dei soldi su un conto. Ovviamente se dovete mettere 1000 euro per operare in borsa, probabilmente non è lo strumento più adatto a voi, però se siete dei trader già un po' più solidi, probabilmente, e volete operare con Linux, probabilmente è una delle piattaforme che vi potrebbe fare al caso vostro. Ultimamente Directa ha creato per l'appunto un'applicazione che si chiama D-Lite. D-Lite è un'applicazione web che utilizza i grafici di TeamViewer, direttamente gestita da Directa, che vi permette di poter operare in borsa tramite loro direttamente con il vostro browser, quindi non è vincolato da un sistema operativo, potete fare questa scelta, utilizzarla direttamente su qualunque browser, insomma, che volete, e di conseguenza anche su tutti quanti i sistemi operativi. Linux non ne va da meno. Io l'ho provato perché ti permettono di fare una prova gratuita per prenderci un po' mano. Non è estremamente semplice da usare, cioè, perlomeno per me non è stato facile prenderci la mano, però è uno di quegli strumenti storici che tantissimi trader di successo hanno avuto dei grandi risultati con Directa, ma non tanto perché Directa ti dà un vantaggio sotto certi aspetti, ma solo proprio per la stabilità che ha come fornitura dei dati e come stabilità di broker. D-Lite non è che abbia delle strutture particolari o delle funzioni estremamente eccellenti, o perlomeno io non le ho notate. Diciamo che il suo punto forte è quello di avere un sistema di trading con le funzioni che servono per poter operare, ha i suoi strumenti derivanti anche da TradingView, che è una piattaforma molto, molto evoluta, insomma, per la gestione del grafico,
e quindi potete utilizzare direttamente tutte queste funzioni e abbinarle alla stabilità di Directa. Quindi è una di quelle piattaforme che io comunque mi sento di consigliare perché dà sicuramente una stabilità ai propri portafogli. Quinta piattaforma, TradingView. TradingView, probabilmente questa qui è una di quelle più famose tra quelle che ho detto finora, è una piattaforma web che ti permette di guardare i grafici di un po' tutti quanti gli strumenti di cui avete la necessità. TradingView è a pagamento, cioè c'è una versione gratuita e anche a pagamento a seconda di quello che utilizzate, però secondo me è molto interessante, è molto bella. Infatti sono gli stessi strumenti che utilizzate su Delight di Directa, ma anche su per esempio investing.com, che è un sito molto importante per fare la gestione, per poter controllare il mercato, utilizza i grafici di TradingView. Questo perché i grafici hanno un livello di apprezzamento visivo, di manovrabilità che effettivamente è molto alto, sono grafici fatti veramente tanto bene. Hanno una serie di strumenti grandissimi, possono essere programmati, hanno tutta una struttura di API per poter abbinare, fare delle cose, insomma anche con Python per esempio, per poter operare in borsa, che sono molto molto interessanti. Quello che non mi piace molto è l'abbinamento che hanno con i broker, perché sono quei broker di CFD che però a me non è che ispirano particolarmente. Quindi lì magari potreste utilizzare, magari se avete un broker di riferimento più apprezzabile, magari tra quelli più importanti, come può essere IG per esempio, e utilizzate magari TradingView per fare l'analisi dei mercati ed eventualmente con l'altro broker per poterci entrare. Queste qui dopo sono soluzioni che ognuno può abbinare a piacimento. Non è anomalo avere due strumenti diversi, uno per l'analisi del mercato e uno per poter entrare col proprio broker di riferimento, anche perché a seconda delle necessità si possono avere delle agevolazioni in termini di commissioni o di spese tra entrate e uscite, insomma per vari motivi, o di agevolazioni che ovviamente non sono abbinabili con tutto. Però c'è da dire che i grafici sono bellissimi, si possono sfruttare in una maniera incredibile, sono multipiattaforma, si possono utilizzare sia su tablet che su smartphone in una maniera molto molto interessante. Diciamo che qui gli sviluppatori hanno fatto veramente un gran lavoro, quindi mi sento per forza di consigliarlo a chi utilizza Linux, che sicuramente lì si troverà molto bene per poter fare l'analisi dei mercati. Probabilmente va molto bene anche per chi inizia, che ancora magari non se la sente di fare delle operazioni in borsa, solo per iniziare a dare un'occhiata al mercato, capire un po' gli strumenti, le cose che si possono mettere sul grafico, quindi senza dire nomi specifici, però insomma iniziare a vedere tutte quelle linee che ci sono nel grafico, come poterle sfruttare, fare un po' di giochini, diciamo, di analisi, sicuramente come strumento di partenza è il migliore per quanto mi riguarda. Soffermiamoci un secondo sui costi di questi strumenti. Allora, a secondo del tipo di strumento e del tipo di broker che ci sta dietro, i costi variano e anche di parecchio. Per esempio, JForex è gratuito, quello lì non viene pagato in nessun modo. Infatti è uno degli strumenti che per chi vuol fare i primi approcci secondo me è il migliore, perché ti permette di aprire un conto su una banca che è da tanti anni che opera nel mercato, e secondo me è molto stabile. Non è la più economica, per carità, perché come banca svizzera ha un po' di spese di gestione che secondo me rispetto ad altri broker sono ovviamente presenti, non esagerate nel senso che ti mandano il rosso in un mese, però ci sono, tipo se utilizzate un broker qualsiasi magari non vi mette nessuna spesa di tenuta del conto, mentre invece Dukascopy te lo mette. Però se siete un po' attivi, che comunque dovete fare delle prove, non avete tanti soldi da mettere su un conto o non volete metterli, potete comunque utilizzare questo strumento in maniera liberissima e secondo me è molto indicato per quelli che vogliono muovere i primi passi, cioè che già hanno capito forse qualcosina dei grafici e vogliono iniziare a fare i loro primi tentativi di investimento, o anche magari con il conto demo, che sicuramente è la soluzione migliore per iniziare, non tanto dico per capire, per diventare dei bravi trader, perché finché non hai il soldo che è lì, che lo stai perdendo, lo stai guadagnando, emotivamente non lo capisci bene. Però per capire bene come funziona la piattaforma, e in questo modo se avete delle cose sapete subito dove andare a cliccare e risolvere la situazione, perché se avete un'operazione in corso e non capite come chiudere l'operazione, vi impappinate eccetera, quello potrebbe essere un grosso problema. Quindi è sicuramente una buonissima applicazione per iniziare
a mettere le mani proprio nel trading, fare le proprie piccole esperienze, magari fare anche dei primi tentativi di trading automatico, e questo insomma potrebbe essere uno sviluppo anche futuro molto, molto importante, cioè che magari partite con quello e poi rimanete anche con quello, quindi nessuno, cioè sicuramente non è da sconsigliare di tenere questa applicazione anche per cifre magari più importanti. Mentre invece, tipo se consideriamo un Fineco, una PowerDesk, cosa fa? Non vi dà un conto demo, quindi dovete già sapere che cosa state facendo. Probabilmente le azioni sono il vostro pane, quindi è più indicato per chi opera nell'azionario. Di conseguenza anche le leve non è che sono esagerate, quindi sicuramente di capitale un po' ne dovete avere, perché con 1000 euro non ci fate assolutamente niente, diciamo. E diciamo, non è tanto per il pivello, ecco, passatemi il termine, è un'applicazione per qualcuno che ha già dei soldi, che vuole una banca molto solida, italiana, che ti fa anche direttamente la trattenuta delle tasse per ogni operazione, quindi non avete bisogno del commercialista e tutte quante queste cose qui, che per alcuni sono dei gran vantaggi, per altri invece è uno svantaggio questo, però considerate che vi fa direttamente da sostituto d'imposta come banca e quindi non avete il problema del commercialista per operare in borsa. La Pro Real Time invece ha un costo mensile, o meglio, potete avere la versione quella gratuita che vi permette di avere i dati a fine giornata, quindi se fate delle operazioni che sono a lungo termine, magari siete dei cassettisti, faccio per dire, o comunque dei trader che magari guardano il mercato mensile piuttosto che annuale, questa che è un'applicazione sicuramente che va benissimo per voi perché risulterebbe gratuita, avete un sacco di strumenti da cui fare riferimento e magari poi per entrare al mercato utilizzate la vostra banca dove avete il vostro conto. Se invece volete operare direttamente con la Pro Real Time, premetto che i grafici, la gestione del rischio, quindi spostare stop loss, take profit e tutto quanto, secondo me è fatto benissimo, è fatto veramente bene, è un'applicazione meravigliosa da questo punto di vista, però c'ha lo svantaggio che ha un costo mensile, che potrebbe essere anche piuttosto elevato, soprattutto a seconda degli strumenti di cui richiedete i dati. Perché se volete operare in tempo reale vi servono i dati e quindi se utilizzate IG probabilmente riuscite anche a non spendere sostanzialmente niente, vi dipende, bisogna vedere un po' che cosa vi propongono, però se avete bisogno dei dati tipo dell'azionario o dei future sicuramente il costo vi viene abbastanza elevato, soprattutto mano a mano che aumentate gli strumenti, quindi se chiedete i future, quelli americani, quelli italiani, quelli tedeschi, insomma avete tutta una marea di strumenti, più ne avete più pagate. Quindi su quello dipende molto che tipo di trader siete. Se siete un trader, anzi piuttosto, se avete molti strumenti però siete molto operativi, quindi magari siete degli scalper, a quel punto l'applicazione sicuramente per voi risulterà gratuita, perché ha quel vantaggio che più operate e più vi fanno lo sconto. Cos'è? Dove più operate e più vi fanno uno sconto per il mese successivo, quindi lì è molto variabile, quindi se siete dei trader che operate in maniera molto lenta, quindi una volta ogni settimana, ogni mese, potete utilizzare la piattaforma in modalità gratuita, quindi guardarvi i grafici, farvi i vostri studi e poi quando vi sentite che è il momento giusto operare sul vostro conto. Se siete degli scalper che quindi operate molte volte al giorno con una frequenza molto elevata, potrebbe fare esattamente al caso vostro perché riducete praticamente a zero il suo costo. O se siete invece dei trader che operate magari una volta al giorno, una volta a settimana, probabilmente non fa il caso vostro, soprattutto se lo strumento è un future, un'azione dove volete entrare in un momento ben specifico. Quindi probabilmente in quel caso non è un'applicazione che fa per voi, però per il resto io la straconsiglio perché è fatta veramente, veramente bene, e in più l'assistenza è in italiano, quindi sia la grafica l'avete in italiano, sia l'assistenza telefonica è in italiano. D-Lite invece di diretta, per quanto mi riguarda, è l'applicazione con cui ho avuto meno feeling in assoluto fra quelle che ho proposto, ma non perché funziona male, perché come applicazione sicuramente funziona benissimo e anche il sottostante, quindi diretta come banca, è una certezza, quindi su quello non vi dovete assolutamente preoccupare. Il fatto è che utilizza i grafici di TradingView
che per me è un'aggiunta su un tipo di applicazione, sono cose che a me come persona non piacciono tanto. Preferisco che la casa produttrice abbia il suo grafico, la sua struttura e non si affidi a strumenti terzi in questo modo qui, perché per qualunque motivo potrebbe cambiare tutto dall'oggi al domani e la cosa non è che mi piace tanto. In più c'è anche da dire che ha una grafica molto semplice, quindi a differenza magari di un Pro Realtime o di un JForex, è molto più semplice come grafica. Questo non vuol dire che funziona peggio, vuol dire soltanto che ha una serie di strumenti che sono più contenuti. Questo però può essere un vantaggio se avere degli strumenti con tante cose attorno, eccetera, ti creano confusione, ti distraggono da quello che è la tua operatività, allora puoi anche pensare di dire io utilizzo D-Lite perché mi è più semplice, utilizza un contesto molto più circoscritto che per me mi permette di concentrarmi di più sul grafico e quindi probabilmente è una soluzione più adatta a voi. L'applicazione viene data gratuitamente, Direct ti permette anche di fare un conto demo, quindi da 100.000 euro, i classici soldi che nessuno ha mai, però vabbè ti fanno fare i 100.000 euro e vi permette di utilizzarlo per un tot di tempo, così potete prendere un po' di dimestichezza. L'applicazione, come dicevo, è gratuita, le commissioni vanno a scalare a mano che si utilizza, si fa operatività, quindi se siete dei trader che operano tanto velocemente durante il mese, avrete dopo un po' delle commissioni molto basse nel contesto insomma di un broker italiano, che tendenzialmente sono comunque più alte rispetto ad altre tipologie di broker. Questo lo dico perché è corretto dirlo, non perché tanto non ho nessun vantaggio insomma nel proporre questi strumenti e quindi penso sia opportuno precisare questi piccoli dettagli. TradingView, voi potete entrare e utilizzarlo liberamente, quindi per guardare i grafici in maniera semplice non c'è problema, vi collegate al sito, vi può chiedere il login con la mail di Google, quindi in maniera molto semplice, senza grossi sforzi, e potete utilizzare il grafico in maniera, diciamo, per iniziare, soprattutto per chi magari non ha mai visto un grafico, non sa che cosa fare, si può collegare al sito di TradingView, vedere un po' come che funziona, fare i primi giochini con i grafici, fare le prime prove, quindi senza fare dei conti demo, queste cose che tanto non gli servirebbero perché ancora non ha idea di che cosa sta facendo, probabilmente è una soluzione ottimale. Quindi tu dici non ne so niente di trading, voglio vedere un po' i grafici, voglio capire un po' che cos'è sta cosa dei grafici, allora ti colleghi a TradingView, puoi mettere il tuo login e così ti puoi permettere di fare le prime cose, le prime prove con i grafici, quindi vedere, puoi mettere dei livelli per dire secondo me da qui può salire o può scendere, puoi iniziare a fare il primo paper trading, diciamo. Quindi quel trading che tu ti scrivi, allora secondo me è opportuno entrare in questo punto e dovrebbe salire o dovrebbe scendere, e poi guardi che cosa succede, a quel punto te lo segni e dici ok, ho sbagliato completamente, ok, ho fatto bene, ma non so se è per culo o perché sono stato bravo. Quindi questa qui è la parte iniziale su cui ti puoi basare. TradingView nelle versioni quelle più professionali, quindi dove puoi utilizzare più grafici, più strumenti, più tutto, è a pagamento mensile, le cifre sono a secondo del tempo, magari 10, 15, 20 euro al mese, oppure ci sono le offerte, quelle che paghi tutto l'anno e risparmi qualcosa, dipende, dopo a seconda di quando andrete a vedere avrà sicuramente dei valori diversi, però diciamo che c'è la versione gratuita, quella dove ti colleghi e fai le prime prove, e in più se vuoi cose più avanzate, a mano che vedi la necessità di aumentare la complessità dei grafici, ti verrà chiesto un qualcosa in più. Bene, il video è stato veramente lungo, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Se siete stati interessati a questo video e alle informazioni che vi ho dato, potete iscrivervi al canale, potete mettere il like, insomma quelle cose che io di solito non le chiedo mai, però sto giro il video è molto specifico per un'utenza ben specifica, quindi non lo so, se c'è un interesse da questo punto di vista possiamo anche dedicarci più spesso proprio al mondo Linux e quello della finanza, cosa che magari farò lo stesso, però se mi date un aiutino io vi ringrazio. Ciao e buon trading!